Salve! Come andiamo allora? Sì, tutto procede per il meglio. Bene, bene. Cosa abbiamo combinato allora oggi, Ma niente di particolare. Infatti non sono sicuro di ricordarmelo. Su, si sforzi, si sforzi. Sta facendo progressi ultimamente. Ok, allora. Ok, oggi sono andato a fare la spesa. E ho comprato un sacco di cose buone. Per esempio ho comprato pane, latte, cioccolata, patate fritte, lampone. Bene, bene. Poi alla casa ho incontrato una ragazza molto carina. Con una scusa ho provato a parlarle. È molto simpatica. Abbiamo molto in comune. A tutti e due piace l'acqua. Interessante, vai avanti. Abbiamo fatto una passeggiata insieme. Abbiamo preso un gelato. Il mio era buono. Il suo, non lo so. Forse lo era. Sì, perché no, mister signore? Dopo siamo riandati a fare la spesa. Avevamo lasciato le buste sopra una macchina mentre ci scambiavamo il numero di telefono. Capisco. Non sei il primo a cui capita questo genere di sventura. Mentre ricompravamo il cibo mi ha detto una cosa che mi ha un po' spaventato. O forse incuriosito. Non mi ricordo mai la differenza tra questi due termini. Come tra simpatia e funivia. Sfugge anche a me. Ma la prego, continui. Ah sì, già beh, mi ha parlato di un evento. Una cosa che succederà fra un po' di tempo. Non è troppo lontano né troppo vicino, ma sembra quasi impossibile. Sta forse parlando della conclusione dei reality show? No, molto prima. Mi è stata data una data enigmatica. Il 21 dicembre 2012. È il compleanno di mia moglie. Che coincidenza. Fra pochi giorni, grazie per avermelo ricordato, ma che cosa c'è di così tanto enigmatico in questa data così lontana e così vicina? Finirà il mondo. Mi faccia capire bene. Questa ragazza gli ha detto che una vecchia profezia maya sostiene che il 21 dicembre 2012 finirà il mondo. Mi corregga se sbaglio, Sì, si dice lei ha detto, non gli ha detto. La ringrazio. E per quanto riguarda la favoletta dei Maya? Dottor Frauchen, la invito a riflettere su ciò che ha appena detto. Questa non è una favoletta, stiamo parlando di miti con un fondo di verità. Andiamo, è ridicolo, se ne rende conto? No, ho un pessimo senso dell'umorismo. Pensi che una volta ho confuso Real TV con Paperissima? Ascolti, la faccenda è questa. Mettiamo caso che io dovessi scrivere su un pezzo di carta, un pezzo di Scotex, non lo so, che nel 3027 degli alieni simili a dei cani volanti arrivino qua sulla Terra. E mettiamo caso che un tizio a caso trovi questo pezzo di carta dopo 1000 anni. Questo renderebbe quello che ho scritto vero? Assolutamente no, perché il mondo a quel punto sarà già finito da un bel pezzo. Senta, quello che sto cercando di farle capire è che quando si sparge la voce su una questione, tipo, che ne so, che se si mangia l'ultimo popcorn da un pacchetto e si avrà sfortuna a vita, si inizia a pensare che questa cosa sia vera. È un passaparola! Non mi prenda per un cretino, capisco perfettamente quello che sta dicendo. Ma dottor Frauchen, qui stiamo parlando dei Maya, anche se alla maggior parte delle cose che hanno detto nessuno ha creduto, tutti li deridono. In questo caso mi sembra sia giusto prestarmi fede. Ma perché deve credermi? Perché c'è scritto su Wikipedia, dannazione!
realtà anche di credere che i fagioli emettano suoni se spalmati davanti alla televisione per 4 minuti e lei non può farci niente. E il problema è questo, esubero. Stavo pensando a questa faccenda del 2012. Sembra una cosa seria, ho fatto un po' di ricerche e non so più cosa pensare. È strano. Tu cosa ne pensi? Non lo so. Mi affascina il fatto che probabilmente se moriremo tutti, saremo tutti. Saremmo tutti cosa? Tutti. Sì, ho capito, ma tutti felici, tutti tristi, tutti animali, tutti Teletubbies, tutti cosa? No. È questo il punto. Una volta che si muore, non si può essere nulla. Nel senso, non si è né felici né tristi, perché non esistiamo. Saremo come prima di nascere. Stai forse dicendo che torniamo nel nulla? Esattamente. Solo che quando si è vivi si pensa che da morti rimpiangeremo ciò che non abbiamo fatto e ciò che ci perderemo. Ma la realtà è che da morti non possiamo preoccuparci perché non esistiamo. Non possiamo neanche preoccuparci del fatto che non ci possiamo preoccupare. Allora facciamo prima ad ucciderci tutti, scusa, tanto non ci ricorderemo più un cazzo. Ma è per questo motivo che ho deciso di vivere in strada e di dipingere mucche. Sai, la vita è la malattia, la morte è la cura. Se creperemo tutti insieme, non ci sarà neanche bisogno di pensare che ci dovremmo preoccupare. E allora a questo punto perché non ti ammazzi se la vita ti fa così cagare, Sono troppo curioso.